Benvenuti alla visione di questo video relativo ad un circuito pneumatico elementare. In questo caso faremo un comando di un cilindro a semplice effetto. Come mi ha consuetuto nella prima parte di questo video, consiste ad una parte dedicata a una parte informativa o esplicativa, mentre nella seconda parte possiamo vedere la parte pratica, come programmare un comando di un cilindro a semplice effetto con il software della Festo. Vediamo innanzitutto cos'è un cilindro a semplice effetto. Cilindro a semplice effetto, questo è il simbolo unificato. Come possiamo vedere c'è la camera anteriore, la camera posteriore. Nella camera posteriore abbiamo una molla, abbiamo la molla che è montata nel pistone e lo spinge verso sinistra. Come funziona questo pistone? Alimentando il pistone con l'aria in pressione nell'ingresso A, l'aria in pressione vincerà la resistenza sia degli attriti che della molla e lo spinge verso destra. Ovviamente il pistone resterà in questa situazione fino a quando non toglieremo l'alimentazione dalla connessione A. In questo modo la molla riporterà nella posizione iniziale il pistone. Quindi per poter restare all'esterno bisogna che sia continuamente alimentato. Togliendo l'alimentazione il pistone ritorna indietro. Questo è lo schemino semplice di un comando diretto del cilindro a semplice effetto tramite una valvola 3-2 normalmente chiusa, monostabile. È monostabile perché il rientro nella posizione di default della valvola, quella che nel simbolo è illustrata con il quadratino destro, vedete che la valvola è in scarico, la pressione è all'ingresso ma non agisce come comando sul cilindro, quindi è una posizione normalmente chiusa. Quando andremo a premere il nostro pulsante, la valvola assumerà una posizione, una configurazione che è quella disegnata nel quadratino di sinistra e quindi permetterà alla pressione che arriva dall'ingresso di alimentare il mio pistone, quindi lo spingerà in avanti. Per questo è monostabile, perché fino a quando terrò premuto il mio pulsante o la mia valvola avrà la configurazione di pressione, di invio e pressione, il cilindro resterà fuori, mentre non appena tolgo l'alimentazione, la molla della valvola tornerà indietro e di conseguenza tornerà indietro anche il pistone. Ma vediamo adesso come realizzare questo circuitino e magari qualche altro mediante il programma Fluid Sim. Eccolo qua. Andiamo a prendere innanzitutto un cilindro a semplice effetto che troviamo nella attuatori. Vado ad aumentare lo zoom. Vado a prendere una valvola 3-2 monostabile, eccola qua, normalmente chiusa. Lo collego. Mi serve ovviamente l'alimentazione della pressione alla mia valvola, quindi prendo il mio elemento che mi rappresenta la pressione e lo collego. Adesso che il circuitino è completato, lo mandiamo in esecuzione cliccando su Start e possiamo vedere che la pressione è presente, ma il cilindro è dentro. Se voglio che il cilindro esca fuori, e fino a quando tengo premuto il comando, il pulsante, il cilindro resta fuori. Non appena tolgo la mia commutazione, il cilindro rientra. Se vogliamo vedere il movimento in maniera più andiamo su opzioni, simulazione e diminuiamo il fattore di
la velocità dell'azionamento del pistone, da 1 a 1 lo passiamo da 1 a 5. Ripetiamo l'operazione, possiamo vedere quello che succede. Abbiamo visto questo esempio, ma possiamo vedere ad esempio un altro modo, utilizzando invece di una valvola monostabile, utilizzare una valvola 3-2 bistabile che mi fa da memoria, in modo che il rientro sarà comandato da 2 fine corsa, perché adesso non ho nessun fine corsa. Quindi prendo un altro cilindro a semplice effetto, vado a collegarlo non direttamente come comando diretto dalla valvola al cilindro, ma comando indiretto, quando ci sarà una valvola in mezzo come interfaccia tra la valvola di comando e il mio attuatore. Andiamo a cercare le valvole. Se non troviamo la valvola nel menu, non abbiate nessun problema, le valvole sono configurabili come vogliamo. Ad esempio, prendiamo questa valvola qua, che è la base per poi la configurazione di tutto. Clicco sopra, proprietà, e qui posso decidere cosa deve fare, cosa devo mettere sulla parte destra e cosa devo mettere sulla parte sinistra e cosa devo mettere sulla parte destra. Metto un comando pneumatico, qui c'è l'anteprima, da una parte, e un comando pneumatico dall'altro. Ok, ed ecco che mi sono costruito la mia valvola personalizzata, anche se non è presente nel menu. Vado a collegarmi la mia valvola con l'alimentazione della mia pressione, vado a collegarla, anzi, siccome è un comando indiretto, voglio usare il fine corsa, meglio che tolga questa alimentazione, perché la voglio comandare attraverso un pulsante, quindi posso fare anche questo con copia e incolla, CTRL C, CTRL V. Vado a lavorare un po' sul mio schemino. Adesso sì che posso collegare il mio pulsante all'alimentazione, sempre se riusciamo a prenderla. Ecco, l'uscita del mio pulsante la collego alla mia valvola. Potrei mettere un altro pulsante da questa parte, e quindi lo facciamo senza fine corsa intanto. CTRL C, CTRL V. Colleghiamo anche la nostra pressione, ed ecco che ci siamo costruiti un comando indiretto senza fine corsa. Il cilindro questo è sbagliato, collego qui e qui metto la mia pressione. Ecco, questo perché avevo pensato a uno schemino con i fine corsa, poi non ho messo i fine corsa, ma ho usato 2 pulsanti per il comando del pistone, quindi mi ero ritrovato con la pressione del pistone, con la fuoriuscita dell'aria in pressione del pulsante direttamente sulla valvola bistabile, ma avendo cambiato schema ho dovuto cambiare un po' i collegamenti. Adesso è fatto, andiamo a lanciare
mi dice che ci sono connessioni aperte, vediamo perché. Perché, come possiamo notare, è questo che lo scarico, le altre valvole hanno lo scarico, mentre io lo scarico quando l'ho configurata non l'avevo messo, lo metto adesso, ecco adesso c'è il suo triangolino in su, pressione, triangolino in giù, scarico, andiamo ad alimentare nuovamente, ok, adesso va bene, vediamo che se clicco su questo pulsante rimane dentro perché la valvola che prima era una monostabile, quindi mancando il comando impressione sarebbe ritornata indietro al motivo della molla, sia la valvola che anche il cilindro. In questo caso invece non avviene perché la valvola è diventata bistabile e rimane nella posizione che ha assunto tramite questo comando, anche se il comando non esiste più. Se voglio che il mio pistone, il mio cilindro a semplice effetto torni indietro, devo premere. Eccolo qui. Così abbiamo realizzato un comando, due semplici comandi pneumatici, un comando diretto e un comando indiretto attraverso una valvola 3.2 che l'abbiamo fatta diventare bistabile. Grazie per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. Se volete iscrivervi al mio canale troverete molto altro per quanto riguarda pneumatica e molto altro ancora. Grazie.